Ehi, ma cosa ci fai là fuori? Vieni dentro, dai, che ti mostro qualcosa di interessante. Oggi ti parlo dalla mia stanza, il mio nuovo appartamento in Portogallo. Visto che la mia community sta crescendo giorno dopo giorno, sempre di più, tanti mi hanno già chiesto, Riccardo, ma cos'è che fai effettivamente? Di cosa ti occupi? Cioè, ho capito che parli di cripto, ma come fai a viaggiare per il mondo e a mantenerti, insomma, senza avere una sede fissa? E quindi oggi voglio proprio mostrarti, cercherò di farlo anche con parole molto semplici, quello che faccio e come mi pago i viaggi, insomma, mi stile di vita da rockstar con le criptomonete. E ti giuro, non vedrai grafici strani, non vedrai qualcosa di questo ancora a parlarmi di trading, di robe varie. Ti insegno un trucchetto veloce veloce in modo tale che se ti interessa, se ti piace l'idea di poter viaggiare per il mondo e vivere dalle criptovalute, sappi anche tu le opportunità che ci sono da quando il signor Satoshi ci ha regalato questa tecnologia. Vieni, vieni, andiamo a vedere. Una piccola avvertenza prima di iniziare. Quello che imparerai adesso è qualcosa che pochissime persone conoscono e ancora meno sanno utilizzare. Sono strategie che fino allo scorso decennio utilizzavano solo le banche e che hanno permesso loro di creare un business miliardario. Ma grazie alle criptomonete oggi possiamo accedere ad alcune di loro. Per questo motivo ti invito a prestare molta attenzione a quello che ti dirò nei prossimi minuti, a seguire tutto il video fino alla fine e a prendere appunti con carta e penna, sul telefono o scriverli sul muro se preferisci. Ti auguro davvero che alla fine di questo video possa anche tu partecipare alla compravendita in criptomonete Rockstar in Business. Bene, per chi non mi conoscesse o scopre solo adesso il mio canale YouTube, io sono Riccardo Capozza, founder di Rockstar in Business. Attualmente investo e opero con le criptovalute nel sistema di arbitraggio in cripto, ma devi sapere che fino a qualche anno fa, parliamo del fine 2018, io ero completamente distante da questo mondo e facevo qualcosa di tutt'altro. Infatti, per più di 10 anni sono stato musicista, pianista e tastierista, più di 1000 concerti suonati dal vivo, leader di varie band emergenti italiane, praticamente una vita viaggiando e suonando in tutta Italia tra un palco e l'altro. Sebbene fossi poco più che un adolescente, so bene cosa significa vivere esagerazioni di qualsiasi tipo e godersela come una rockstar. Fin da bambino, infatti, il mio sogno è sempre stato quello di diventare la rockstar più grande di tutti i tempi. E sebbene sia cambiata la forma, in quanto adesso non mi dedico più alla musica a tempo pieno, bensì sia diventato il mio hobby, il mio passatempo, la sostanza, quello di diventare rockstar, rimane sempre la stessa. Per me, infatti, una rockstar non è semplicemente un artista, un cantante in giacca di pelle, capellone anni 80, vita fatta di sregolatezza, sesso, droga e rock and roll. È una persona che sfida la propria realtà, in cerca di qualcosa di meglio, in cerca di una vita senza limiti, in cerca di qualcosa di più grande. Sfida la realtà, sfida una società, sfida dei concetti, di sensi comuni, cerca di mettere appunto l'asticella sempre più in alto e raggiunge delle mete che per i comuni mortali, sono irraggiungibili. Questo è il senso che ho dietro Rockstar e dietro Rockstar in Business. Il mio percorso è stato abbastanza poliedrico. Successivamente ho potuto lavorare come salesman, formatore, speaker in giro per il Sud America e ho avuto la fortuna di viaggiare tra i posti più esotici del mondo, fino a quando un giorno, improvvisamente, è arrivato Bitcoin nella mia vita e ha stravolto tutte le regole del gioco. All'inizio, ragazzi, non mi sono avvicinato di modo positivo alle criptovalute, infatti snobbavo completamente questo mondo pensando che fosse comunque qualcosa di difficile comprensione e che fosse riservato a una piccola nicchia di persone. Successivamente ho rivalutato per completo tutta la faccenda e ho scoperto che si trattava di un sistema che in realtà era molto rockstar nella sua indole, in quanto appunto veniva a trasformare e rivoluzionare tutto il sistema finanziario così come lo conosciamo. Ne ho capito la importanza. Quando mi sono avvicinato a dei testi, quando mi sono avvicinato a dei video, delle interviste, mi sono messo a capire come potessi operare in questo mondo. Passando da tutti i percorsi classici, quindi dal trading classico difficile da capire con tutte queste analisi pesanti, analizzare i grafici, robe, non era qualcosa che effettivamente mi tirava l'attenzione. L'idea di fare una previsione sul prezzo futuro di un attivo non era qualcosa che mi chiamava l'attenzione. Cercavo un sistema
dove non ci fossero tanti rischi di perdere il mio capitale. E continuando questa ricerca ho finalmente scoperto 3 anni fa l'arbitraggio finanziario in criptovalute. Lo stesso sistema che dopo 6 mesi trasformò completamente la mia vita, partendo con un capitale iniziale inferiore ai $5.000. Tornai a sentirmi rockstar, però questa volta nel mondo della finanza e delle criptomonete. Molti mi chiedono: Riccardo, ma se allora dici di aver scoperto una miniera d'oro, perché condividi questa informazione con tutti? Bene, principalmente lo faccio per 2 motivi. Numero 1, adoro insegnare. Io credo davvero che il più alto grado di conoscenza si ottiene solo insegnando, e quindi lo faccio per gli altri, ma lo faccio anche per me stesso, perché mi permette essere sempre sul pezzo di migliorare la mia conoscenza attraverso l'insegnamento. E numero 2, dopo aver creato una platea di rockstars in business che girano per il mondo e vivono dalle cripto, la mia idea è quella di creare un progetto insieme a loro. Per farlo ovviamente ho bisogno di talenti. Sono alla ricerca di un vero e proprio team che operi insieme a Rockstar in Business e si possa costruire un progetto interessante. Ma come mi piace sempre dire, il tempo è Bitcoin, quindi andiamo al sodo. Oggi vedremo come utilizzare l'exchange più grande e riconosciuto al mondo, Binance, e la tecnica principale di arbitraggio in cripto per poter arbitrare fin dal giorno 1. Questo ti permetterà sapere all'istante se c'è almeno una buona possibilità di guadagno dall'arbitraggio in quel preciso momento, calcolare con estrema certezza quanto andremo a ricavare dalla nostra operazione senza dover mettere a rischio il capitale, e scoprire come possiamo comprare Bitcoin in modo facile e immediato, conoscere l'exchange più grande al mondo. Che cos'è l'arbitraggio? Domanda fondamentale. Immagina che Tizio ti dica: voglio comprare un iPhone 13, il mio budget è di 1.000 euro, e successivamente arrivi Caio che invece ti risponda: voglio vendere il mio iPhone 13 a 900 euro. Che cosa fai? Ovviamente andresti a comprarlo a Caio per 900 euro e glielo venderesti a Tizio per 1.000 euro, giusto? Ricavando un guadagno netto di 100 euro. Questo è esattamente quello che facciamo noi con le criptomonete. Cerchiamo annunci di persone che vogliono vendere cripto a un prezzo competitivo e troviamo successivamente annunci di persone che sono disposte a pagare un prezzo più alto per comprare quella stessa quantità. Dove facciamo tutto ciò? Non andremo per strada a trovare persone e nemmeno lo faremo sulle storie di Instagram o di Facebook. Tutto ciò lo facciamo in un exchange. E qui ovviamente la domanda nasce spontanea: che cos'è un exchange? Un exchange è una piattaforma digitale che permette la compravendita di diverse criptomonete e lo scambio tra esse. Quindi noi possiamo entrare in queste piattaforme, che sono applicazioni o pagine web, cambiare i nostri euro, dollari, yen, le nostre monete tradizionali, che in questo mondo vengono chiamate valute fiat, cambiarle per criptomonete e poi intercambiarle e scambiarle tra di esse. Binance è l'exchange cripto più riconosciuto a livello mondiale ed è uno strumento che utilizziamo tantissimo nei nostri arbitraggi. Bene, e adesso non resta che aprire Binance e mostrarti quanto è facile poter arbitrare in criptovalute. Eccoci qui sulla piattaforma di Binance. Questa qui è l'applicazione dalla versione laptop. Esiste anche un'applicazione dal cellulare, quindi sia per Android che per iOS. Non hai quindi bisogno assolutamente nemmeno di un computer, puoi fare tutto dal telefono. Ovviamente la forma, la disposizione dei comandi sarà leggermente diversa. Come abbiamo detto, l'exchange più utilizzato al mondo ha un customer support disponibile, quindi per qualsiasi cosa abbiamo qui il supporto che ci risponde immediatamente. Binance è lo strumento che più utilizzo per le operazioni di arbitraggio, in quanto appunto ha tutte queste caratteristiche che danno sia una certa sicurezza alle operazioni e anche perché le opportunità che si presentano su Binance sono davvero molto interessanti. Con numero 1 avremo bisogno di crearci un conto. All'inizio sicuramente ci dirà di registrarci. In questa sezione potrai verificare il tuo conto inserendo alcune informazioni personali, quindi con carta d'identità, riconoscimento facciale. Sono delle misure che si chiamano KYC, ovvero Know Your Customer, conosci il tuo cliente, che ti permettono di poter operare con valori sempre più alti, avere dei limiti, degli accessi sempre più alti. In questa sezione mercati possiamo vedere tutte le criptovalute che esistono sulla piattaforma di Binance. Poi andiamo alla sezione che più ci interessa. Per poter fare l'arbitraggio
in criptovalute su Binance, utilizziamo questa sezione compra cripto. Abbiamo due possibilità. La prima, come vediamo, la più facile, comprare direttamente con la nostra carta di credito o debito, e adesso andiamo subito a capire come funziona. E la seconda, quella di fare trading P2P, che significa peer to peer, ovvero, per semplificare, diremo che sono da privato a privato. Quindi praticamente cosa facciamo? Abbiamo un intero mercato di persone private, di annunci privati che ci vendono le loro criptomonete. Qui abbiamo tutte le criptomonete disponibili su questo mercato e noi, selezionando per esempio Bitcoin, possiamo vedere tutte le persone che stanno vendendo privatamente. Qual è la quantità? La quantità è questa qui che vedo sopra in Bitcoin. Sotto vedo il minimo che posso comprare da questa persona, quindi sono 100 euro, il massimo 837 euro. Il prezzo che questa persona mi dà è questo qui, 36.732 euro. Le modalità di pagamento accettate da questa persona, noi andremo ovviamente a cercare la soluzione che più ci conviene, e nel caso ovviamente apriremo anche dei nuovi conti su altre piattaforme, altre banche, proprio per avere più disponibilità possibili e per avere più opportunità al momento dell'acquisto. Una cosa importantissima è anche vedere il numero di ordini che sono già stati fatti, quindi significano il numero di acquisti o vendite che questa persona ha già fatto e la percentuale di completamento di questi ordini. A Capona ha completato al 100% tutti e 139 ordini, cosa che ci dà una certa sicurezza, diverso invece da Ying 0604, che invece non ha fatto assolutamente nessun ordine e ha una percentuale di completamento che non è stata verificata, quindi significa che non ha mai fatto nessun ordine. Ti dico subito che rischi effettivi di perdere il tuo denaro nel caso comprassi a queste persone non esistono. Perché? Perché c'è di mezzo Binance che ti fa da garante, si chiama escrow. In caso in cui questa persona non risponde con, mandandoti le cripto, tu puoi scrivere al supporto, fare un appello a Binance che in giro di un'ora ti restituisce i fondi. C'è un garante di mezzo che è Binance, che appunto rende l'operazione molto sicura. Questa è la sezione ovviamente per comprare. Se invece io volessi vendere, magari ho già dei fondi sulla mia wallet e volessi venderli, potrei andare sulla sezione vendi. Come vedete adesso la schermata diventa praticamente tutta quasi rossa. Significa che queste persone hanno già messo un annuncio con un'intenzione d'acquisto. Se ovviamente è qualcosa che accettiamo, possiamo immediatamente vendere i fondi che abbiamo, aspettare che la persona ovviamente ci faccia il bonifico, verificare che il bonifico sia arrivato e poi dopo liberare le criptovalute. Ok, capito questo meccanismo, adesso andiamo a vedere la tecnica principale dell'arbitraggio in criptovalute. L'opzione più facile per comprare criptomonete è facendo un deposito direttamente a Binance, quindi comprando a Binance, non a privati, selezionando la nostra moneta euro. In questo caso andremo a comprare USDT, che si chiama stablecoin. È una criptovaluta che al valore del dollaro vale costantemente $1. Perché lo facciamo con questo? Compriamo USDT in modo tale che non siamo soggetti a un'oscillazione di prezzo e sappiamo che i dollari che abbiamo comprato in USDT o gli euro che abbiamo comprato in USDT anche domani varranno comunque quella quantità, non c'è la possibilità di dipendere dal prezzo. Sebbene il minimo sia 15 euro, possiamo comprare anche 15 euro, quindi possiamo cominciare veramente con qualsiasi quantità. Noi per arrotondare simuliamo un acquisto di 1000 euro. Comprando 1000 euro in Tether riceverei 1134,50. Ma attenzione, questo qui è quello che riceverei senza le commissioni di Binance. Qui aggiungiamo la nostra carta, in questo caso io l'ho già aggiunta. Questo è il valore reale che riceveremmo, comprese già le commissioni all'interno del cambio. Quindi riceverei 1090 USDT. In questo momento facciamo una simulazione d'acquisto, quindi non completiamo l'operazione. Perché? Perché ancora non conosco il prezzo di vendita di questa criptomoneta, quindi potrebbe essere che ci vado a guadagnare, ci potrebbe essere che non c'è in questo momento nessuna opzione conveniente, quindi quello che farò sarà semplicemente fare un'analisi. Dopodiché, se accerteremo che l'analisi sarà corretta, l'operazione sarà in positivo, allora potremmo eventualmente fare l'acquisto reale. Copio questo valore, adesso vado nell'opzione vendi, dove abbiamo detto appunto che c'è gente disposta a comprare le criptovalute, in questo caso il Tether, e come vedete c'è gente disposta a pagare più
della quantità che noi abbiamo acquistato. Quindi in questo caso cosa farei? Andrei a selezionare quello con la percentuale di completamento più alta. In questo caso è questa persona qui. Ho fatto meno ordini, però la percentuale è più alta. Cosa faccio? Incollo il valore, abbiamo detto che erano 1090, subito, di immediato, pagato 1000 euro, riceverei nell'arco di 30 minuti al massimo 1144,50, avendo un ricavo netto di 144,50 euro immediatamente sul mio conto. Se dovessimo andare a capire che percentuale stiamo ottenendo, vabbè, abbastanza facile da capire, però facciamo le cose bene. 1144,50 meno la quantità che ho investito diviso la quantità investita per 100, ottengo il risultato in percentuale, quindi un 14,45% disponibile subito. Cosa ho fatto? Ho comprato su Binance con carta di credito, assumendomi anche commissioni, ho ricevuto i fondi sulla mia wallet Fiat Spot, dovrò ovviamente passarli sull'altra wallet finanziamento per poter fare questa operazione, ricevo i miei soldi qui sul mio conto principale, vado qui, trasferisci, finanziamento, passo gli USDT da Fiat Spot a finanziamento, inserisco l'importo, con la wallet finanziamento posso adesso andare a vendere sul trading P2P, vado su USDT, vendi, ok, mi scelgo la persona e andrei a vendere. Qui ovviamente impostiamo il nostro metodo di pagamento, dovremo assicurarci di avere una delle opzioni ovviamente che la persona sta richiedendo, ma la trasferenza bancaria magari può metterci anche 24 ore. Una volta che arriva, aspettiamo che la persona ci faccia il bonifico prima di poter rilasciare i fondi. Questo è importantissimo, non rilasciate mai i fondi prima che vi sia arrivato il bonifico sul vostro conto. Qualora i fondi siano effettivamente disponibili, potete liberare le cripto. Altrimenti si cancella l'operazione, come in questo caso si cancella l'operazione e si torna, insomma, si va a scegliere un altro prezzo. Bene ragazzi, questo è ciò che c'è da sapere al momento per poter operare con la tecnica principale, o diremmo anche una tecnica base. Ci sono delle tecniche più avanzate, più sofisticate, per poter fare ovviamente dei guadagni più alti, per poter ridurre i tempi, i costi di invio, per poter fare mille altre cose, però insomma già possiedi una piccola semplice tecnica che puoi applicare sul mercato di Binance da subito. Se la tecnica ti è piaciuta, ti incuriosiscono i guadagni che se ne possono trarre da questa tecnica principale dell'arbitraggio in cripto, scarica subito l'ebook gratuito che ti ho lasciato qui in basso. Troverai le istruzioni passo a passo per poter anche tu cominciare ad utilizzare questa tecnica su Binance. Bene, congratulazioni! Conosci già il metodo principale di arbitraggio per cominciare a vivere come una vera rockstar. E adesso sicuramente ti starai chiedendo che cosa si fa adesso? Bene, scarica subito Binance sul tuo PC e comincia a utilizzare la tecnica che ti ho insegnato. È gratis e ricorda che avrai sempre accesso a questo video sul mio canale YouTube per rivedertelo nei dettagli in qualsiasi momento. Però, mia cara rockstar, voglio essere completamente sincero con te. Sebbene è vero che non ci sia altro da dire su quella tecnica, ti ho insegnato esattamente la tecnica dalla A alla Z, ci sono delle cose che ancora non sai e voglio adesso mostrartele. Nonostante abbia confermato, vedendolo con i tuoi stessi occhi, che nell'arbitraggio non ci sono grandi rischi finanziari, perché si tratta di un esercizio di intermediazione più che di speculazione, se non possiedi un buon metodo potresti comunque terminare le operazioni in perdita. Come? Per esempio, non sempre ci capita questo tipo di arbitraggio che ti ho insegnato. Spesso bisogna andare a cercare altrove le offerte più interessanti, magari in un altro exchange, o lavorare con altre cripto che non siano stablecoin. E ovviamente questo ne aumenta i rischi. Se dobbiamo andare altrove, allora spesso i tempi di invio dei fondi da una wallet a un'altra, da un exchange a un altro, sono troppo lunghi. Questo significa che in quel lasso di tempo che tu mandi fondi da una wallet a un'altra, il prezzo della criptomoneta potrebbe cambiare e ti troveresti costretto a vendere a un prezzo inferiore a quello di acquisto. Poi non tutti gli annunci che trovi negli exchange sono affidabili e magari finisci per mandare le tue cripto a gente che non ha nessuna intenzione di pagarti. Questo non sempre è sinonimo di perdere soldi, ma ti fa perdere tempo, opportunità. Ci sono anche dei costi di commissione nascosti nei termini dell'exchange e se non sai come trovarli, i tuoi guadagni sono mangiati da alcune fee
che magari non potevi prevedere. Cosa fare in tutti questi casi? Se cerchi la risposta a queste domande o se vuoi partecipare più semplicemente a questa compravendita in criptomonete, ho preparato per te una masterclass dove parliamo esclusivamente di arbitraggio in criptovalute. La puoi trovare attraverso questa pagina web che ti lascio in descrizione. Qui troverai tutte le informazioni al rispetto, come faccio a vivere da questo sistema, cosa devi fare. Puoi scaricarti da qui l'ebook gratuito e poi eventualmente partecipare, se ne hai voglia, alla masterclass. Dentro ci troverai il gruppo privato di Telegram per vedere tutte le segnalazioni in vivo degli arbitraggi in tempo reale, live streaming con operazioni dal vivo mentre sto arbitrando, una chat privata con me per contattarmi in qualsiasi momento e chiedermi supporto durante le operazioni. Qui trovi tutte le recensioni degli studenti. Insomma, ragazzi, spero che questa informazione possa portarvi valore in un qualche modo. Se è così, fammelo sapere, lasciami un commento, mettimi un mi piace, seguimi sul canale per vedere tutti gli altri episodi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!